Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale. Situazione Juan Jesus Acerbi. Volevo fare un video ieri, ma quando si tratta di questi argomenti cerco sempre di aspettare almeno 24 ore dopo, perché altrimenti rischierei di caricare un video che dopo 15 minuti può diventare anche obsoleto per quanto riguarda poi il susseguirsi della situazione e dichiarazioni che possono ovviamente incrementare ed essere analizzate poi giorno dopo giorno anche diversamente. Ed ecco che infatti ad oggi è cambiata tutta la zuppa, ma ci arriviamo. Ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Per chi è nuovo e si vuole iscrivere al canale, non dimenticatevi di attivare la campanella delle notifiche, è un passaggio importantissimo, così restate aggiornati sulla cronologia di caricamento dei video. La situazione Acerbi Juan Jesus. Ricostruiamo al volo. Domenica sera, partita. Succedono appunto queste cose. Dichiarazioni di Acerbi. Acerbi va dalla penna. Esposizione dei fatti. Nell'immediato non si prendono provvedimenti. Continua la partita. Nel post match scuse di Acerbi e Juan Jesus che accetta le scuse. Persona intelligente. Lasciamo che queste cose comunque rimangano nel campo, eccetera, eccetera. Va bene. Va bene il porsi così, forse da signori, dal punto di vista di Juan Jesus. Non va bene dare dell'intelligente ad Acerbi, perché in quella circostanza che tu abbia chiesto scusa o meno, non sei una persona intelligente, anzi, sei una persona ignorante e maleducata. Aperta e chiusa parentesi. Detto questo, la mattina dopo Acerbi va al ritiro della nazionale. Dopo un colloquio con dirigenza, Spalletti, chi che sia, emerge che comunque l'esposizione dei fatti non tende al razzismo. Ah, e questa è già la prima notizia che da così passa a così. Non tende al razzismo. Acerbi però viene mandato a casa in via precauzionale, perché poi c'è tutta la bolla mediatica che può scoppiare, quindi per tranquillità del calciatore l'abbiamo mandato a casa. Allora io mi sono rotto le scatole di essere preso per il culo, quindi voi non avete mandato a casa un bel niente in via precauzionale, ma sapete benissimo come potrebbe andare a finire una situazione del genere, quindi vi siete parati solamente il mazzo a livello di facciata, come fate sempre, sulle spalle dei calciatori e dei vostri tesserati, perché la Lega ha sempre fatto questo. Al di là che si possa dire i nostri calciatori sono un valore inestimabile, sono il motore della nostra federazione, tutte stronzate, sei solo un numero, è come ci si può parare il culo, diciamo, su determinate situazioni, mettendoti poi alla gogna dei calciatori, non ci pensano due volte. Aperta e chiusa, pure un'altra parentesi, quindi fate gli uomini in quel di Coverciano, dove state, fate gli uomini, anche se ne sono rimasti pochi, o forse nessuno, in quegli uffici che contano. Situazione gestita, diciamo, malissimo anche dopo l'allontanamento di Acerbi. Acerbi poi viene fermato per strada, credo all'uscita dalla stazione Le Iene, se non erro, perché ho riconosciuto uno delle Iene, poi che sia la testata personale di quel giornalista non lo so, comunque viene incalzato di domande e mentre si chiacchierava Acerbi dice poi se c'è una sanzione arriverà una sanzione, è anche giusto e la accettiamo. E il giornalista gli dice ma che cosa è giusto? Tu hai dichiarato comunque che i fatti non sussistono, che non c'è razzismo, eccetera, eccetera. Mo' è giusta la sanzione, quindi altra zappa sui piedi. Ecco perché gestita malissimo questa situazione, perché quando ci sono queste situazioni, diciamo che i diretti interessati non devono in primis mai camminare da soli e non devono in primis mai rilasciare dichiarazioni nell'immediato, perché sono cose che possono poi
essere portato in tribunale e rivoltarsi contro te stesso. Quindi, gestita male anche questa. Acerbi da uomo piccolo è diventato ancora più piccolo, anzi piccolissimo, dopo aver girato la frittata, tanto è vero che esce poi il post Instagram di Juan Jesus che avrete letto tutti, lo leggiamo un attimo, che recita così: per me la questione si era chiusa ieri in campo con le scuse di Acerbi e sinceramente avrei preferito non tornare su una cosa così ignobile come quella che ho dovuto subire. Oggi però leggo dichiarazioni di Acerbi totalmente contrastanti con la realtà dei fatti, con quanto detto da lui stesso ieri sul terreno di gioco e con l'evidenza mostrata anche da filmati e labiali inequivocabili, in cui mi domanda perdono. Così non ci sto, il razzismo si combatte qui e ora. Acerbi mi ha detto vai via nero, sei solo un negro. In seguito alla mia protesta con l'arbitro ha ammesso di aver sbagliato e mi ha chiesto scusa, aggiungendo poi anche per me negro, mamma mia, per me negro è un insulto come un altro. Oggi ha cambiato la versione e sostiene che non c'è stato alcun insulto razzista. Non ho nulla da aggiungere. No to racism. Sotto questo post non sono arrivate le scuse dell'Inter e della federazione, lo stesso Spalletti, no, è arrivato solo il Milan. Il razzismo si combatte tutto insieme qui e ora. Siamo al tuo fianco, Juan. Questo è il post del Milan. Ringraziamo il Milan, gli unici ovviamente ad aver preso nel gioco delle parti, diciamo, il lato di Juan Jesus. Per il resto ancora dobbiamo sentire qualcuno che prenda una posizione. Detto questo, Juan Jesus se ne esce ancora una volta da signore, così come ha fatto nell'immediato post match e così come ha fatto durante la partita, perché avrebbe potuto fare tranquillamente quello che ha fatto Maignan, uscendo dai pali, andando nel sottopassaggio, fermando una partita e al limite non volendola giocare più, non rientravi nemmeno in campo. Arrivederci e grazie. Poi sarà stata lì la giustizia sportiva a delineare, diciamo, il risultato possibile dell'Inter Napoli giocata ieri. Juan Jesus invece ha solo esposto i fatti a chi di conseguenza, l'arbitro ovviamente, e l'Italia sta a guardare e dorme. L'Italia quella là che deve prendere decisioni, l'Italia quella che deve regolamentare queste situazioni, l'Italia quella lì che deve essere un biglietto da visita per il resto d'Europa e del mondo. Siamo governati, parlo dal punto di vista calcistico, da persone che secondo me in primis non meritano quella posizione, punto secondo non ne hanno le capacità. Anche perché facciamo il raffronto con la Premier, ci mettiamo sempre questo paragone in bocca, sì ma la Premier ci sono tanti soldi, c'è una gestione diversa, stanno tutti bene, molti diritti televisivi che sono tantissimi in più. La Premier, al di là dei tanti soldi che circolano, ha migliorato un prodotto che era già eccellente, ma l'ha continuato a migliorare per leggi avallate a favore del calcio e dello spettacolo che ne scaturisce da una partita di pallone, e ha fatto sì che questo incrementasse e portasse benessere a tutti, a partire dalla prima squadra di Premier ad arrivare fino all'ultima squadra di Lega Pro. Dalla prima di Premier fino all'ultima di Lega Pro. Ci siamo? Quindi non è solo una questione monetaria, è una questione legislativa e dirigenziale della federazione inglese che ha due coglioni enormi rispetto a quelli che la gestiscono in Italia. Tutto qua. È dal 2005 che il presidente De Laurentiis, ma queste cose così e facciamole così e cerchiamo di andare in questa direzione, miglioreremo, entrano più soldi, è da una vita che il presidente De Laurentiis si rompe i coglioni e ogni volta va lì e esprime ovviamente la sua opinione in base a situazioni che porteranno e sicuramente al 200% benessere e miglioreranno il prodotto calcio. Non lo si vuole fare, va bene, allora tenetevi
una burocrazia lunga, tenetevi questi episodi che succedono e 48 ore dopo ancora stiamo parlando, non lo sappiamo, vediamo se poi quante giornate, eccetera, eccetera. Per me le pene o sono esemplari o è meglio non darle proprio. Vai, è così. O la mandi nel dimenticatoio e fai finta di niente, oppure dai una pena esemplare. La pena esemplare, 3 mesi minimo, 6 mesi massimo, un anno massimo, il massimo lo potete anche decidere diversamente, un minimo di 3 mesi o 6 mesi con 1 milione di euro di multa al calciatore, non alla società Inter, alla società Napoli, a Lecce, no. Sei stato un cretino tu, tesserato? Perfetto. Ti chiami Francesca Cerri, 1 milione di euro di multa. Subito. State sicuri che dopo 1 milione di euro di multa, il pinco pallino di turno, il calciatore di turno, prima di insultare per razzismo un'altra persona, ci pensa ben 2 volte. Poi c'è anche da dire l'ultima cosa e concludo perché non mi va di dilungarmi su questa situazione, poi vedremo come andrà a finire e mi auguro che non sia l'ennesima situazione a tarallucce e vino. Acerbi dice negro, aspetta, la riprendiamo perché non voglio dire baggianate e cose che sono inesatte. Per me negro è un insulto come un altro. Allora se per te negro è un insulto come un altro, ecco che ritorna la mia considerazione di intelligente e di serio non hai praticamente niente, ma solo di ignorante e maleducato. Se poi nel rettangolo di gioco tu sei venuto a dire negro perché nella tua vita è una parola che inevitabilmente usi nell'intercalare, perché per dirlo in campo, in una situazione tra virgolette di bisogno, stress, hai i nervi tesi, hai perso le staffe, se usi determinati termini vuol dire che nella vita quei termini sono, diciamo, nella tua normalità delle cose, perché avresti potuto dire tantissime cose. Nel rettangolo di gioco se ne dicono di tutti i colori, si sono riempiti la bocca tutti i giornalisti da ieri, sì, ma ricordate la testata, Zidane, Materazzi, non è la stessa cosa, non è la stessa cosa, perché io ti posso offendere tutto ciò di cui hai più caro, ma non posso insultarti così per razzismo. Assolutamente no, non è possibile. Quindi prendetevene le conseguenze, fate presto perché siamo alle solite, l'ennesima bruttissima figura nei confronti di un'Europa che va avanti e di un'Italia che rimane arenata decenni e decenni indietro. Sempre Forza Napoli, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!